Sì, io facevo calciatore. Giocavi a calcio? Sì, facevo calciatore. Ma aspetta, scusami una domanda, eri Era un po' più snello, sì. più Sì, snello? sì. Ok, ok. Diciamo che io sono stato fortunato dal punto di vista di social network, no? Mhm. Su TikTok ho avuto un boom incredibile e se non ci fosse questo probabilmente non sarei qua. Tu spesso insegni alla gente come fare questa posa, ma perché? Hai visto che la gente non sa posare quando fa le foto? Perché Perché... io nei miei social ho avuto tanto riscontro per quanto riguarda le pose fotografiche. Nel momento in cui tu vai a scattare una persona Mhm. e lei magari inizialmente ti dice guarda sono strabravo a posare e poi nel momento in cui ti ritrovi messo così e lui sta così ti cadono un po' le palle, no? Ragazze, quando non sapete posare me lo dite prima, non nel momento in cui dovete fare le foto. Cos'è? Buon pomeriggio, buonasera. Com'è, Fra? Cos'è? In teoria buon Buon pomeriggio, pomeriggio? sì. Dopo le 5-6 inizia ad essere buonasera. Buonasera, ok. Sì. In America com'era a quest'ora? In America sono tipo 10 ore avanti, mi Avanti? sembra. Quindi loro sono Sì. già a letto? Quindi loro stanno dormendo, mi sa. Cavolo. Sono già verso il lettuccio. Com'è stata la vacanza in America? Allora, è stato fighissimo, sono andato con un'agenzia Mm? e lì abbiamo fatto foto e video a manetta, abbiamo girato un bel po' di posti in America, ho guardato tipo l'Universal Studios, tutta roba di cinema, robe così, fighissimo, proprio un'esperienza che dovreste fare tutti, secondo me una volta nella vita. Poi sono andato alle Six Flags, che sono tipo le montagne russe. Mhm. Sono andato veramente ovunque, soprattutto la parte più bella secondo me è la parte di Beverly Hills, dove c'è tutta la parte dei ricchi, cioè proprio vedi che là ti senti povero, come arrivi lì ti senti poveraccio, ma è tutto perfetto, cioè le costruzioni sono perfette, la strada è sempre pulita, passano i macchinoni, tutte robe così e è veramente bellissimo che c'è tutta la parte dei negozi di lusso, quelli là. E poi una parte bellissima anche di Los Angeles è la parte quella lì dove sono tutte le star, che Sì? sono le impronte di tutti gli attori, la gente famosa che ci sono tutte le impronte per strada e c'è praticamente c'è una stella dove c'è scritto il nome dell'attore o comunque del giornalista, tutte quelle robe lì. Wow, Fighissimo, cioè proprio wow, tanta roba. dovresti andarci Cos'è? all'istante. Come ci sei rimasto quando dovevi tornare? Come... In realtà avrei voluto restare un po' di più. Sì? Tipo ho fatto solo una settimana, però è stata una settimana intensa, piena di contenuti e di lavoro e ho avuto anche la possibilità di incontrare altri creator stranieri che comunque hanno un gran seguito sui social e quindi con l'agenzia siamo riusciti ad espanderci anche un po' all'estero, eccetera. E ovviamente al ritorno era un po' triste, cioè sarei rimasto lì un mesetto Wow. per fare conoscenze, quindi magari un giorno ci andrò a vivere, è sempre stato comunque il mio sogno stare in America, però tra sanità e robe così è difficile secondo me viverci. Ma eri l'Italia? Da un punto di vista forse economico sì, perché secondo me devi stare veramente bene per vivere in America, soprattutto lì a Los Angeles. Mhm. Tutti comunque sono più che benestanti, ho saputo, cioè ho incontrato diverse persone che comunque ne parlavano e sono tutte state comunque super leali a dirti guarda che comunque c'è una vita che ti devi permettere, eccetera, eccetera. Però sarebbe stato figo magari un giorno vivere lì. Oh, magari un giorno ci andrai a vivere. In America sì, con i miei bro, ci sta. Ok ragazzi, sapete, come avete visto, siamo qua con il nostro fratello Michael, giusto? Bella. Michel, sì, sì, Michael, sì. è arrivato direttamente da Milano, è davvero un piacere averlo qua. Ci facciamo una bella È un piacere chiacchierata, mio, è un piacere mio. capito? Allora bro, prima di iniziare le chiacchiere vorrei che ti presentassi un pochettino di te, parli un po' di te. Parlo in camera. Yeah. Allora, io sono Michel Bura, il nome completo sarebbe Michel Buratin e sono un TikToker e content creator e lavoro su Instagram e su TikTok come fotografo e videomaker. E in questi ultimi anni ho avuto un grande riscontro positivo sui social che mi hanno potuto permettere di lavorare con tantissimi artisti di diversa fama e soprattutto sono riuscito ad avere una certa nomea per quanto riguarda foto e video Mhm.
e che mi ha dato la possibilità comunque di viaggiare, andare in giro a fare le foto e è figo, cioè, che devo dire. Permetto, dico che essendo un fotografo anch'io, lui è il primo fotografo che intervisto. Mai Il intervistato un primo, fotografo, il primo. ecco, che onore, che onore. Quindi oggi avrete onore di sentire come fanno i fotografi, come fanno le foto, cosa fanno, la vita che fanno. Michael ci racconterà tutto. Vuoi sapere l'editing, i trucchetti? Ci sarà già qualcuno lì con la penna pronta per Sì, scrivere? sì, sicuro. Vito. In realtà io diciamo che quando faccio il shooting cerco di fare poche foto ma fatte veramente bene, cioè non perdo ore a star lì a scattare a raffica perché dopo è tutto tempo perso nel momento in cui vado a scegliere le foto migliori. Solitamente quando scatto già vedo qual è lo scatto che mi ha convinto Mhm. e dopodiché smetto di fotografare quel tipo di outfit barra location e Passi vado a fare all'altro. tutt'altro, così la mente si svuota e nuove idee mi arrivano in testa. Quindi nel momento in cui io ho scattato, già ho immaginato proprio l'editing che ho in mente, no? Mhm. Quindi arrivo a casa, apro quella foto là perché me la ricordo e inizio a editarla. Wow. Inizio a editare, sai, fa molto strano, ma la maggior parte delle volte inizio dalla fine per poi arrivare all'inizio. Nel senso, faccio il filtro, Mhm. creo tutta la color, cazzi e mazzi, e dopodiché torno indietro e faccio tutto l'editing della pelle, poi metto fotomontaggi, robe strane, quindi cerco di adattarla più come mi piace la foto, Mhm. se c'è qualcosa da cambiare la cambio, e per il resto invece per quanto riguarda l'editing, io sono proprio puntiglioso cioè proprio nella perfezione, cioè se ad esempio vedo un capello che sparge fuori lo tolgo. Mhm. Oppure che ne so, se c'è ad esempio una macchina di mezzo che ovviamente che è fattibile da togliere in mezzo al background, te lo tolgo perché mi dà fastidio vedere quelle piccolezze, la foto deve essere perfetta, se no non la posto. Cioè, ho tante foto nel mio hard disk che non ho postato perché non mi convincevano, però tutte quelle che Oh, ho postato vuol dire che mi hanno sono quelle che ti veramente piacciono. trasmesso qualcosa, sì. Quindi te parti dalla fine per arrivare all'inizio perché magari hai già immaginato il filtro da mettere Sì, sopra sì, perché e io non ho vuoi già, dimenticartelo. esatto, io ho già la foto in mente, cioè ad esempio Wow. dopo che scatteremo insieme ho già in mente l'editing che devo fare, ma a livello solo di qualche filtrino, robe così. Mhm. Poi ovviamente faccio l'editing, cioè ti faccio lavorare a te, ma tipo so già le pose che devo fare per quel tipo di foto, Cioè hai capito? già programmato tutto prima di Sì, sì, arrivare. sì, 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 odio perdere tempo, robe così. È un genio ragazzi, insomma, è un Ma genio. questo in realtà cioè, non è questione di genialità, è solo questione di esperienza, secondo me. Mhm. Perché io veramente scatto ogni giorno e comunque essendo anche in agenzia eccetera, tra tutti i talent qua di là e gli influencer che mi scrivono, TikTok e qua di là, devo sempre portare ogni giorno contenuti nuovi Sì? e quindi ogni giorno io scatto, faccio foto, modifico video e quindi non sto un attimo fermo. Cioè. Wow, wow, incredibile. Vediamo un attimo una cosa. Dove sei nato? Allora io sono nato ad Haiti, Mhm. però sono stato adottato all'età di 3 anni e mezzo da una famiglia italiana e sarei originario di Padova, quindi tutti i padovani che mi conoscono vi mando un saluto. E poi mi sono trasferito a Milano per cercare una realtà più grande per quanto riguarda quello che faccio e per ora diciamo che sta andando bene, ho avuto alti e bassi, però diciamo che questo è un periodo un po' strano, no? È un periodo in cui ci sono tanti lavori come potrebbero essercene pochissimi. Pochissimi, sì. Quindi comunque se navi in parità IVA e faccio solo questo è difficile viverci, quindi mi rimbocco le maniche ogni volta che succede qualcosa tra virgolette di brutto, quindi ci sono mesi in cui magari non piglio un soldo, magari mesi in cui riesco a prendermi qualsiasi cosa, mi faccio la vacanzina, vado in giro, vado a salutare amici che magari sono da altre parti dell'Italia, robe così, quindi inizio a viaggiare, mi permetto di comprarmi dell'attrezzatura nuova, la cambio, tutte queste cose qui, vestiti. Sono mesi in cui me lo posso permettere, mesi in cui devo stare attento a cosa A cosa spendo, spendi, perché dopo sì. c'è anche l'affitto della casa a Milano, Mhm. visto che mi sono trasferito, poi c'è la macchina, poi c'è l'attrezzatura, però solitamente l'attrezzatura la compro subito così poi sono a posto e magari dopo la rivendo, Ok. piuttosto che fare noleggio ogni volta. L'attrezzatura è mia, faccio quello che voglio, se la rompo sono cavoli miei, però Giusto, giusto, giusto. preferisco così. Nice one. Ma ti ricordi qualcosa della Haiti? Ci sei mai tornato da quando Io sei non mi qua? ricordo nulla, cioè Niente. ho visto le foto,
Ho visto le foto perché ovviamente i miei hanno l'album e quindi quando eravamo piccoli ce lo sfogliavamo davanti, ci facevano vedere le foto del nostro paese. Mhm. Ho visto i miei genitori biologici tramite social, qua di là, perché mi avevano scritto i miei fratelli del mio paese, Ok, però sono con mio fratello qua in Italia che è mio gemello, quindi ci hanno presi entrambi. ok. In più ho anche una sorella che non è di sangue, però è del mio stesso paese, Mhm. che è stata adottata un anno prima di me e mio fratello. Ah, ok, è venuta un anno prima di voi. Esatto, quindi io cioè, proprio non mi ricordo Zero. nulla se non le foto, poi non mi ricordo nel momento magari in cui ero in quel paese lì, cioè lo associerei tutte alle foto che ho visto, Ah, ok, anche perché ero molto piccolo, quindi non mi giusto. ricordo Ma proprio quindi i niente. tuoi genitori ci sono in Haiti, sono lì? Sì, 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 sono ad Haiti, però non li considero genitori perché, Non ci hai mai come dicono vissuto? tutti, quelli che, Con cioè cui sono i veri cresci? genitori, sono quelli che ti crescono, no? Ok, E quindi quelli italiani che mi hanno adottato sono i miei veri genitori e li chiamo proprio mamma e papà, beh capito? sì. Quindi non mi viene neanche voglia di magari andare a conoscere, magari solo per rispetto, quello sì, magari un giorno quando sarò più grande o che ne so, Però se li magari vedi non fra cambia qualche anno. niente, nel Però fra senso qualche anno, esatto, andrai cioè, lì. se non li vedi, cioè, se li vedessi, probabilmente mi farebbero strano perché li vedrei come stranieri, no? Sì? Estranei, che alla fine non abbiamo mai avuto chissà che rapporto se non quando ero piccolo, che poi comunque non me li ricordo, quindi Ok, così è. vediamo un po'. A scuola? A Com'è? Hai scuola, studiato? io sì. O fai parte di quelli che non hanno voglia di No, studiare? no, no, allora, inizialmente sì, ho sempre odiato lo studio, cioè io sin da piccolo, quando iniziai le elementari, Mhm. non volevo studiare, però raga fatelo, cioè studiate che vi fa bene in qualche modo. Chi non studia mai dice sempre agli altri di farlo. Strano, questa cosa, Vero? vero? Però secondo me lo dicono un po' per pararsi il culo, vero? Infatti, perché lui non ha studiato, devi dire agli altri di studiare. Però ti dirò, adesso lancerò questa freccetta. Allora, io alle elementari ho iniziato a studiare qua e di là, e libri e cavolati, quindi ho fatto la scuola e tutto come tutti, la scuola dell'obbligo, eccetera. Ho fatto le medie, poi ho fatto le superiori, ho cambiato diverse scuole perché ho avuto un po' di problemi con alcuni professori che non mi trovavo. Mhm. Quindi tipo la prima ho fatto sempre grafica pubblicitaria, il primo anno delle superiori, poi ho cambiato, sono andato a fare l'artistico e ho fatto arti figurative. Ok. Dopodiché ho deciso di fare l'università, anche se non ero molto convinto perché volevo subito lavorare, però ho detto, boh, mi piace il design, quindi vado a fare design. Inizialmente dovevo andare subito a Milano, però dovevo scegliere in fretta e furia, quindi ho detto la cosa più vicina cos'è Venezia, quindi sono andato a Venezia e ho fatto lo IED di Venezia Ok. e ho studiato design degli interni. Ah, Quindi sono laureato in design degli interni, ho la triennale, eccetera. E dopo quell'università ho deciso di fare, in realtà volevo fare un'altra facoltà che sarebbe stato foto e video e cinema, ok. però dovevo ristudiare, rimettermi sui libri, ormai già avevo finito, io non ne potevo più ristudiare e ci sono stati dei mesi in cui volevo dire basta studio, basta libri, esami, fai la sessione, sì, era tutto un casino e quindi ho detto no. E quindi ho detto mi sono messo a fare tutto quello che è la mia passione, quindi foto, video, cinema. Ok. Ma quindi tu sei laureato in Sì, arte, hai detto? sì, sì, sì. Però non hai mai lavorato in quella sezione lì? No, in realtà no, ho, Mai? ho fatto tutt'altro, Cioè hai preso la cioè laurea, l'hai messo in casa e ho messo in basta? casa là a posto, ho un foglio scritto che attesta che ho la laurea. Nel caso andasse male foto e video, ho quel pezzo di carta che potrebbe aiutarmi a trovare una strada in quel lavoro lì. Mhm. Però per dirti, diciamo che a me piaceva molto progettare gli interni delle case, no? Cioè Sì? proprio a me piace la modernità, tutto, tutto ciò che è moderno a livello di style della casa mi piace. Mhm. Tutto quello che è antico, ti dico, cioè, proprio non mi piace, no? Non ti piace? Quindi con l'università ci hanno insegnato a progettare gli interni delle case, Mhm. e a parte, cioè, alla fine il design di interno non è solo arredo, è proprio pensare a che tipo magari di materiale mettere, a che tipo di tavolo, che forma geometrica, la composizione di tutti gli arredi, quello è fare design, no? Ok, E sì. secondo me il gusto artistico ce l'ho sempre avuto, Mhm. quello sì. Nice one, nice one. Ok, ma hai lavorato come, cioè, in quella sezione lì? Dov'è che ti è nata la passione della foto, video?
Allora, me lo chiedono tutti e in realtà è nata a calcio. Sì, io facevo Giocavi a calciatore, calcio? sì, facevo calciatore. Ma aspetta, scusami una domanda, eri Era un po' più snello, sì. più Sì, snello? sì. Ok, ok. Era un po' più snellino, era al tempo delle superiori, medie superiori, che comunque al calcio ci andavo veramente con grande volontà, Mhm. mi allenavo bene, eccetera, eccetera. Poi ho avuto dei problemi fisici legati a uno strappo che ho fatto alla schiena e non riuscivo più a correre in un modo adeguato, sentivo troppi dolori, poi mi è venuta la fascite plantare perché correvo male. Tra una cosa e l'altra mi sono un po' infortunato, nel frattempo mettevo su peso perché mi allenavo male, mangiavo di più, eccetera, e quindi sono diventato insomma il panchinaro, no? Quindi entravo solo nei momenti in cui bisognava magari cambiare la partita, Mhm. bisognava dare forza fisica, prestanza, eccetera, eccetera, però non riuscivo più a farmi quei 90 minuti o magari 70 minuti così, capito? Sì. E quindi entravo sempre secondo tempo, mezz'oretta, 40 minuti, e da lì ho iniziato ad essere panchinaro. Fa ridere, però mi faceva un po' incazzare. Però comunque mi dicevano sempre che avevo ottimi piedi, che secondo loro potevano, cioè mi vedevano comunque con occhi diversi a livello agonistico, no? Mhm. E quindi tra una cosa e l'altra ho detto, vabbè, cosa faccio qua in panchina? Mi piaceva sta roba qua di fare i video, foto mentre giocavano, e mi sono portato quella prima volta la macchinetta fotografica in panchina. In panchina. Però era il periodo in cui la volevano tutti la macchinetta fotografica, tipo 2012-2013, dove tutte avevano sta macchinetta, la reflex, non so perché, e di conseguenza anch'io l'ho voluta. Da lì quella volta là me la sono portata a calcio e mi ero preso anche la videocamera, proprio una robetta da 100 euro, niente di che. Mhm. Ho iniziato a fare video e foto ai miei amici, ho visto che mi piaceva, hanno iniziato a contattarmi dei tornei di calcio, calcetto, basket, ho fatto tutti gli sport, e dopo da lì ho iniziato a fotografare i miei migliori amici, Mhm. così in privato, quelli là, poi l'amico dell'amico, e da lì è partito un po' tutto. Poi ho avuto la possibilità di fotografare quelli di Temptation Island, Ah, ok. che mi hanno dato la possibilità di espandermi a livello di social e tutto. Infatti ho fatto un grande boom anche lì, e io avevo fatto la fotocopertina di coppia, no? Mhm. E lì poi sono andato sul giornale, eccetera, eccetera, e da lì è partito un po' il Giornale di tutto. Padova? Era un giornale, una rivista dove Online. parlavano sì anche cartacea proprio, dove parlavano di quelli di Temptation, tipo Gossip e quelli di là, Mhm. e c'era la mia fotografia in prima pagina con i nomi di Jessica Battistella e Andrea Filomena, che era la coppia quella lì di Temptation Island, che aveva fatto Wow. un bel rumor, e quindi c'era il mio nome sotto, e da lì ho iniziato a pubblicare sui miei social tutti gli scatti che facevo, e da là è iniziato tutto. Wow, nice one. Ma quindi non hai mai fatto scuola di fotografia, non so, No. lezioni, niente? In realtà ho fatto un corso, che c'è questo, fa straridere. Allora, io quando facevo già le foto, Mhm. facevo tutto in automatico, io non sapevo che tasti premere né nulla. Però dicevo che facevo il fotografo, no? E poi pubblicavo su Instagram le foto, quindi in teoria dovevo sapere quello che facevo. Quello che facevi, sì. All'università c'è stato un corso di fotografia che è durato, mi sembra, 2 settimane, Mhm. e c'era la teoria, e la teoria era non idoneo il risultato. Cioè per un Quindi, fotografo. esatto, e quindi faceva ridere come cosa. E ho detto, madonna, che figura di merda che ho fatto. Io sapevo dentro di me che non sapevo cosa fosse ISO, tempo di scatto, diaframma, tutte quelle cose lì. Mhm. E quindi ho detto, vabbè, sti cavoli, andiamo avanti, che se ne frega. E da lì però ho detto, però cioè, devo sapere queste cose qua. Se magari Sì. qualcuno mi chiede come faccio a fare certe cose, allora lì ho detto, bene, inizio a studiare come si scatta in realtà manualmente, come gestire la luce e tutto tramite i settaggi che metti tu. Mhm. E quindi da lì ho deciso come riuscire a modificare le foto a livello proprio cioè proprio in anteprima, no? Nel momento in cui tu scatti già capisci che tipo di luce vuoi dargli, più scura, meno sfocato, tutte quelle cose lì. E dopodiché Quindi se non fossi per facevo quel là. corso di fotografia a scuola, te... Probabilmente sarei un ignorante anche ora, però la vedo dura perché dopo quella volta lì ho detto io devo sapere queste cose qui. Mhm. Prima o poi comunque venivo a saperlo perché mi sono guardato molti video su YouTube su quanto riguarda foto e video. Io ho seguito, diciamo, le prime lezioni
di un corso di Photoshop Mhm. dove ti insegniamo proprio le basi, proprio almeno per sapere come cavolo si facesse lo scontornamento o piuttosto la rimozione delle occhiaie, quindi la skincare, eccetera, eccetera. E da lì ho iniziato Wow. ad arrangiarmi. Quando tu hai iniziato, che periodo era? 2000 e? Che anno erano? Allora, mi sono messo sotto la fotografia nel 2019 Ok, ok. e quindi sono passati 3-4 annetti dal 2019 e invece prima, quando facevo tutto a caso, era 2013 tipo. Quei momenti lì, 2013, 14, 15, non c'era un TikTok, Instagram, c'era quel Sì, 13, però allora non c'era 2013, non c'era TikTok, Instagram, non c'era TikTok, mi sa che c'era Instagram ma c'era non c'era Instagram. TikTok, c'era Ok, Musical.ly perché Musical.ly era di TikTok, ok. cioè TikTok è diventato il secondo Musical.ly, ha comprato. E praticamente prima di questo facevo tutto su Instagram. Mhm. Dopodiché nel 2020, dopo la quarantena, anche qua sono arrivato in ritardo da stupido perché non sapevo usare TikTok. E ho detto cosa faccio in quarantena, tutti avevano su TikTok, non sapevo cosa fosse, non sapevo neanche come si modificassero i video. Mhm. E quindi ho detto, boh, facciamo questa cosa qua, buttiamo quello che faccio. E lì è andato virale tutto, cioè nel senso è partito al momento in cui ho pubblicato il primo video su TikTok, fatto bene, con un po' di transizioni, scatto finale, eccetera. Avevo fatto 100.000 follower, così, con un video. Così con un video. Sì, io partivo da 30 follower, avevo pubblicato sciocchezze, Mhm. video del cavolo. Dopo quei video lì ho preso il via, cioè proprio dicevo ogni volta che pubblicavo un video, dicevo se questo video qua arriva a, che ne so, 50.000 views e fa, che ne so, al prossimo step di 300.000 follower, che ne so, vi pubblico un altro video, cioè incitavo i miei follower Mhm. a commentarmi sotto i video e comunque a cercare di creare quell'engagement che dici ok, Michael Bura intrattiene i suoi follower con questo format qua, teniamolo per tutto il resto dei video, quindi ogni volta tipo che pubblicavo un video scrivevo che ne so, se questo commento qua arriva a 100 like pubblico un altro video su questo format Ok. e così ho iniziato il mio percorso su TikTok. Wow. Ma vediamo un attimo, com'è la vita di un fotografo o un content creator? Qua tasto dolente. Allora, in realtà dipende, secondo me dipende molto da chi sei, che numeri hai, che Mhm. giri hai, dove sei e cosa fai. Diciamo che io sono stato fortunato dal punto di vista dei social network, no? Mhm. Su TikTok ho avuto un boom incredibile e se non ci fosse questo probabilmente non sarei qua, capito? Sì? E quindi secondo me è difficile, cioè è difficile vivere solo di questo. Mhm. Ovviamente devi riuscire a crearti il tuo giro e grazie ai social comunque riesci anche ad avere clienti comunque, perché ti vedono nei social e da lì una volta che tu hai raggiunto comunque un certo numero di follower sui social diventi anche una specie di influencer, no? Perché iniziano a vederti anche i brand dove ti chiedono le collaborazioni Mhm. e quindi inizi a sponsorizzare, fare gli ADV, tutte quelle cose lì. Quindi nel momento in cui riesci ad avere una certa nomea, con tante persone che ti scrivono, i brand iniziano a contattarti, quelli là, riesci a guadagnarci, però difficilmente ci vivi. Cioè Wow. io, cioè te lo dico proprio con le mani avanti, eh, mm, ci sono mesi in cui, come ti dicevo prima, guadagno molto e mesi in cui non guadagni niente, perché sono tutte entrate, piccole entrate o comunque grandi entrate che arrivano mensilmente e in certi periodi, quindi sono i periodi bui e ci sono periodi pieni di luce. Questo Wow. è un periodo buono, ad esempio luglio per me ora, prima dell'estate, è un periodo buono perché sono tutti che vogliono farsi le foto al mare, tutti che vogliono fare tutti i fighetti, vogliono stare fuori fino alle 9 perché la luce per fare le foto e i video c'è fino alle 9. Mhm. Non fa freddo, tra virgolette, fa solo caldo, però lì al massimo vai al mare, vai in piscina, quindi là, quindi tutte le good vibes che ti dà l'estate si rispecchia anche nel lavoro. Wow. Quindi ti rispondo alla domanda dicendoti che non è facile vivere solo di questo da content creator, a meno che tu non sia il fotografo, videomaker di, che cazzo, che ne so, Justin Bieber ad esempio, che lì magari ti stipendia, Mhm. allora lì riesci a viverci, magari ti dà 5-10 mila euro e da là tu sei a posto, capito? Però nel momento in cui devi solo crearti i tuoi clienti tramite i social non è facile. Wow.
Ma content creator, cosa fa? Il content creator, Ormai vediamo che tutti sono dei content creator, cosa fanno? allora, il creator digitale è quella persona che crea contenuti video Mhm. e foto, no? Quindi io nel mio Instagram page ho la sezione come content creator, creator digitale. Sì. Quindi vuol dire che io nella mia piattaforma faccio contenuti riguardanti foto e video, quindi butto video dove recito, butto video dove faccio le foto, tutorial pose, tutorial di come si fanno certe foto, foto artistiche, tutte cose così sono ciò che riguarda un content creator, Mhm. ovvero un creatore di contenuti Sì. che possono essere di vario tipo. Invece il fotografo fa solo magari foto, cioè magari fa reportage, fa still life, tutte quelle cose lì. Io non voglio solo fare quello perché mi annoia. Quindi preferisco fare foto e video e creare nuovi contenuti, insegnare alla gente a posare, insegnare alla gente come si scattano certe foto, dare dei tips and tricks per quanto riguarda la fotografia. Tutte quelle cose lì secondo me riguardano il content creator. Questa è la differenza tra un fotografo normale e un content creator. Wow, ma guardo spesso i tuoi video su TikTok, maggiormente su TikTok, no? Mhm. E tu spesso insegni alla gente come fare questa posa. Ma perché? Hai visto che la gente non sa posare quando fa le foto? Perché, Perché... perché nel momento in cui, cioè io nei miei social ho avuto tanto riscontro per quanto riguarda le pose fotografiche, nel momento in cui tu vai a scattare una persona Mhm. e lei magari inizialmente ti dice guarda sono strabravo a posare e poi nel momento in cui ti ritrovi messo così e lui sta così, ti cadono un po' le palle, no? E dici madonna che cioè, Cosa è stai tempo facendo? perso, esatto. Sì? E quindi lì ho capito che dovevo dare dei consigli perché comunque l'occhio, il fotografo lo vede, no? Se la Mhm. posa è brutta la correggi. Quindi di là di conseguenza ho capito che insegnare a posare poteva essere un ottimo riscontro per quanto riguarda la fotografia e aiutare le persone che vogliono farsi fare le foto perché piace, Mhm. vogliono fare i modelli, vogliono intraprendere la carriera da attore, modello, eccetera, eccetera. Quindi i booking devi farli. Saper posare secondo me è un'ottima capacità, secondo me è un ottimo tip che puoi avere. Wow. Cioè io ad esempio ho imparato a posare facendo questo, guardando le altre persone, ho scattato con diversi modelli, Mhm. ero in un'agenzia di moda, quindi Quindi eri un modello anche te? O facevi, no, scattavi facevo foto ai modelli? alle modelle Quindi e nel mentre quindi, imparavi anche te esatto, quindi e l'hai vedevo sia riportato maschi su che TikTok. femmine, quindi vedevo sia maschi che femmine posare. Ovviamente i maschi hanno pochissime pose e questo mi fa incazzare. Però le femmine possono mettersi in qualsiasi posizione. Noi maschi abbiamo, poi ovviamente devi riuscire a dividere lo scatto femminile da quello maschile e Mhm. magari da quello che magari è eterosessuale, quindi vuole comunque riprendere la posa, quella un po' più femminile. Mhm. Cioè un maschio etero, ad esempio, senza offendere nessuno, un maschio etero non può mettersi tipo tutto così, no? Sarebbe molto da quella parte di chi vuole essere Una parte femmina. dell'LGBT o Sì. comunque comunicare il fatto che comunque è eterosessuale o comunque altri orientamenti. Mhm. Quindi il maschio ha poche pose, capito? Cioè, ci sono pose, sono troppe pose difficili che un maschio potrebbe fare senza risultare magari quello che non vuole sembrare, capito? Mhm. Invece le femmine hanno tantissima varietà di pose. Quindi in questo caso qua che le femmine hanno un sacco di pose, no? E ti ritrovi una modella che non sa posare, tu come ci rimani? Io ci rimango male, cioè, ragazze, quando non sapete posare, me lo dite prima, non nel momento in cui dovete fare le foto, perché dopo era perdita di tempo per me e poi mi cade proprio l'umore. Invece nel momento in cui io vado a scattare una persona che sa posare, io faccio ha già fatto tutto lei, capito? Già fatto? Sì, 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 cioè io dopo un'ora posso averti già fatto 3 outfit con una location e aver chiuso lo shooting. Wow. Invece con una persona che magari non sa posare, ogni 2 minuti devo stare lì a correggerla, oppure si imbarazza, robe così, anche tipo l'imbarazzo, è tutta questione di esperienza. Cioè più foto fate, più lavorate con diversi fotografi e più vi scompare tutta la timidezza che avete nel momento in cui andate a scattare. Ok. E anche con il fotografo è così, eh. Sì? Sì, perché inizialmente non vuoi far figuracce, no? Quindi dici che è un problema se incontri una modella che non sa posare e tu fotografo non hai l'occhio? Com'è? Diciamo che non è bello, cioè non è bello sia dal punto di vista suo della modella che dal Mhm. nostro punto di vista,
perché io comunque sono abituato a lavorare con gente che comunque sa posare, no? Mhm. E nel momento in cui magari mi trovo una modella che inizialmente mi aveva detto che sapeva posare e poi nel momento in cui facciamo le foto mi dice non so come mettermi, là non è che faccio vedere che sono scazzato, anzi perché dopo comunque l'aiuto e dico guarda nessun problema, ti aiuto io, ti dico le cose migliori che secondo me potresti venire meglio, eccetera. Però alla fine si tratta solo di professionalità barra rispetto, perché sennò, come ti dicevo prima, è una perdita di tempo anche nel momento in cui io devo ogni volta, ogni 2 minuti consigliarti la posa. Mhm. Invece se una modella arriva lì, sa già far tutto lei, metà del lavoro è già concluso, capito? Sì, E, e lo shooting diventa anche molto molto più rapido. più rapido. Quindi è Sì, sì. consigliabile che una persona che vorrebbe fare un shooting vada, se non sa posare, vada a imparare qualcosa. Sì, 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 ma, Consigliabile. ma quello niente da dire, cioè nel senso, se una persona vuole intraprendere questa strada qua del modello barra modella, Mhm. secondo me è opportuno andare da diversi fotografi, ma anche tipo dalle amiche, robe così, guardarsi qualche video, guardarsi qualche sfilata, cose così, ma anche tipo allo specchio, posa, cioè nel senso io ho imparato a posare anche allo specchio, oppure anche fa strano, però tipo in doccia, Mhm. quando ho niente da fare tra musica e tutto, faccio, però sta posa qua ci starebbe, quindi la tengo per i prossimi shooting che vado a fare le foto, no? O comunque me le faccio da solo, metto il cavalletto lì e metto in posa e tutto, perché avendo l'occhio comunque da fotografo, guardi un attimo la posa, magari l'hai vista anche su internet e così, ti piace e la replichi, no? Mhm. Quindi il consiglio che vi do è quello di guardare tanti siti, riviste, robe così e posare anche da soli e poi magari andare a provare con gli amici e poi con i fotografi. Wow. Ok, ma portrait, no? Fare delle foto portrait, no? Magari come siamo seduti noi. La posa consigliabile quale sarebbe, secondo te? Allora, cioè proprio messi Messi così, così come siamo, sì. così. Allora io farei, siccome mi piace molto la location, Mhm. io farei comunque uno scatto dove questo qui viene completamente sfocato. Mhm. Ne fai due, uno scatto, proprio un ritratto, non busto americano né niente, una specie di portrait che parte dall'inizio del petto in su, Mhm. con questo qua che è sfocato, e ne fai uno dove tu sei sfocato e questo qua è messo a fuoco. Ok, Però tu devi essere poco sfocato, secondo me. ok. È per dare importanza o al microfono o a te. O a te, Però sì. solitamente qui farei proprio un ritratto dove secondo me comunque si capisce che è un microfono, quindi farei comunque messo tu a fuoco e questo qua poco sfocato così almeno si vede un po' che è un Wow. E se microfono. il soggetto dovesse fare qualcosa, non so, qualche movimento, come lo Qualche faresti? posa. Sì, Eh, allora, siccome è un microfono statico, sì. io farei tipo solo vicino al microfono, Mhm. magari dove tipo lo guardi o magari dove tipo guardi in camera. Quindi come lo faresti? Facci proprio vedere, no? Tipo una roba così, cioè comunque è sempre la mano così che ti appoggi oppure tipo una roba così, ci sta, capito? Poi se hai i gioielli, Mhm. secondo me è giusto farli vedere. Ok. Cioè non è che non posso fartela così come se fosse a fototessera, capito? Qui andrei proprio proprio spavaldo, ti metti così, easy. Cioè tutte queste cose qua, facendo esperienza le noti e le fai anche senza volerlo. Wow. Poi comunque devi sempre sapere qual è il lato migliore che ti piace. Vediamo una cosa, quando c'hai la tua bambina in mano, no? Bambina intendo la fotocamera, Ok. qual è la sensazione? In realtà la sensazione che mi dà è la sensazione di sicurezza. Mm? Cioè io nel momento non mi sono quasi mai trovato in difficoltà a fare le foto. C'è stato qualche difficoltà, sì, però non grave da poter dire ok, non posso più fare questo shooting qua. Mhm. Cioè, tipo, mi è successo proprio l'altro giorno in cui ho fatto le foto per un'agenzia immobiliare, che all'inizio faccio, la location è troppo basic, sono abituato a fare roba all'aperto dove posso immaginare qualsiasi cosa. Mhm. Ho detto cosa faccio? Lì mi sono tra virgolette un po' cagato in mano, no? Perché comunque cioè, ti pagano per fare il servizio, Hai iniziato a eccetera. pensare? Sì, 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 ho iniziato a pensare, mi è venuto caldo per un momento, poi ho detto ok, facciamo finta di niente, facciamo come se fosse uno shooting normale Mm? e da lì boom il mio cervello si è riattivato e mi sono messo nei panni di chi guarda un profilo di un'agenzia immobiliare.
Quindi ho detto, in un sito io vorrei vedere tipo delle foto fighe, magari tipo un dettaglio dove si vede la mano che scrive, oppure vedere la piantina con le dita lì vicino, un ritratto dove c'è lo sfocato di una persona, è presente quando tipo stai parlando Sì? e ci sono i due background, no? Mhm. Quindi metti uno sfocato che è in primo piano e metti l'altro che è messo a fuoco in secondo, così comunque sembra uno scatto molto molto in live, no? Mhm. Quindi tutte queste cose qua mi sono venute nel momento in cui facevo le foto, però inizialmente anche per quanto riguarda le luci mi sono un attimo cagato addosso, Quindi così. capitano quei momenti in cui ti viene il vuoto per magari il posto in cui sei Sì, che magari di non non riuscire ti a attira. soddisfare, esatto, magari Ok. di non riuscire a soddisfare le tue potenzialità lavorative, no? Mhm. Wow, vediamo. Mai è capitato un momento in cui dici basta, io mi sono stufato, non voglio più fare il fotografo, mi sono rotto. Mi è arrivato quel momento. È arrivato, però è una cosa che mi è arrivata di sfuggita. Cioè, Mhm. erano i momenti in cui ero tra virgolette depresso, quindi c'erano periodi in cui mi andava male tutto, tra lasciarsi con l'amorosa, tutte quelle robe lì, mi cadono un po' molto queste sensazioni, no? Quindi nel momento in cui mi accade una cosa un po' bruttina a cui ci tengo, tutto inizia ad essere buio per me, quindi dico cosa sto facendo, meglio se vado a fare altro, tutte queste robe qua. Però alla fine mi rende felice fare foto e video, no? Ed è un lavoro, quindi non posso dire no, non c'ho voglia, barra Quei non momenti lì, tengo. no? Non ti... Quei momenti che arrivano, bui, no? Cosa fai in quel momento lì? Cosa fai per riuscirne fuori a continuare? Risetto il cervello e inizio a parlare con le persone che mi stanno vicino per quanto riguarda quel tipo di lavoro là. Cioè, Mhm. nel senso, con i miei amici ne parlo poco dei problemi che ho lavorativi, no? Perché molti non sanno quello che passi, no? Perché alcuni sono dipendenti, la maggior parte di loro sono dipendenti da aziende, attività diverse e quindi i miei amici content creator che fanno solo foto e video ce ne sono pochi. Mhm. E piuttosto mi confronto molto con il mio manager e dove comunque lui mi dice fai questo piuttosto che questo, cerca di non pensarci, anche l'ho passato, anche lui è molto simile a me sotto questo punto di vista qua. E quindi nei momenti bui non so come dirtelo, è un momento in cui mi passa da solo. Ok. Cioè cerco di staccare la spina, andare a fare tutt'altro, mi ascolto un po' di musica, vado a giocare a calcio, vado a guardarmi un film, oppure piuttosto sto con il mio migliore amico dove facciamo proprio gli stupidi, non penso al lavoro e quindi da lì svanisce il pensiero brutto del mollare la fotografia e quello che faccio. Wow. Vediamo, ma in questo mondo qua, no? In questo mondo della fotografia, video, c'è competenza in questo... Di competitors ce ne sono tanti, Mm? però secondo me pochi riescono a diciamo, non mimetizzarsi tra gli altri, no? Quindi a spiccare e senza tirarmelo assolutamente, però penso di essere riuscito a staccarmi da quegli fotografi diciamo normali, no? Quelli che fanno solo magari foto Mhm. e da quello che dico sempre a tutti, cioè a me non piace solo fare foto e facendo il content creator, l'influencer eccetera sono riuscito a staccarmi tra virgolette dalla massa, infatti Michel Bura comunque ha un nome che comunque già l'hai sentito, no? E poi comunque ha una potenzialità molto molto valida che è quello di essere nero e quindi un fotografo nero su TikTok così tra virgolette conosciuto, ok? Quindi perché i numeri parlano, alla fine parlo solo di quello, vuol dire tanto, capito? E cioè se tu mi becchi per strada, ti ricordi di me, capito? Anche nelle foto che vedi, un certo stile di foto, tutte le persone che vengono a farsi le foto da me, cioè ti ricordi che mi hai conosciuto, che almeno una volta mi hai visto. Mhm. Quindi questo fa sì che io mi stacchi dalla massa, no? Si è differenziato, insomma, Sì, intendi. però comunque ce ne sono di competitor, cioè tutti vogliono essere i migliori di qualcuno, però alla fine lì bisogna farsi il culo in ogni parte in cui tu vai, c'è sempre qualcuno, tra virgolette, migliore di te e quindi questo ti porta a far sì che tu devi migliorarti sempre di più, ogni giorno dovresti farti il culo per essere il migliore, sempre al top, no? Wow, quindi qua potremmo dire che qua in Italia tu sei
il ragazzo di colore che è abbastanza conosciuto a fare foto, perché Sì, su io TikTok penso non di ce ne sì, sono tanti. perché sulla piattaforma italiana di TikTok che fanno foto e video Non ce ne sono. neri non ne conosco. Mhm. Ne ho visti di americani, sì, ma fanno pose come me, robe così, però che fanno foto e video neri italiani no. E cosa ne pensi di questa cosa qua che tu A senti? parte Cabi che vabbè fa il content creator che è nero eccetera, però che a livello proprio di foto e video non conosco nessuno. Io penso che comunque sia una cosa che, boh, cioè nel senso, prima o poi deve esserci sempre qualcuno che lo fa, no? Mhm. Che sia nero, bianco, giallo, quello che è. Ok, sono stato magari uno dei primi, ci sta. Ce ne saranno sicuramente altri che vorranno farlo, ce ne saranno, ah, ce ne saranno sicuramente altri che nel futuro prenderanno tra virgolette il mio posto, Mhm. oppure che magari si affiancheranno a me, robe così, sicuro. Però nel momento in cui devi, cioè i competitor ci sono sempre, non so come spiegartelo, ma c'è sempre qualcuno che magari ti odia perché secondo me è tutta questione di invidia, l'attrezzatura, cioè se io tipo fotografo col telefono e tu fotografi con una macchinetta da 10.000 euro, Mhm. è ovvio che ti dico che le tue foto le fa meglio perché quella fa solo foto ed è improntata per fare foto. Mhm. Se io scatto col telefono e anche tu scatti col telefono, però io so editarle da Dio, che sembrano state fatte con la macchinetta e tu non sai farlo, lì vinco io, capito? Sì. Quindi secondo me vince tutto nel saper usare l'attrezzatura. Su TikTok molti commenti sotto i miei video sono da gente che mi commenta che è facile fare le foto con la macchinetta da 5.000 euro. Faccio, ma ci lavoro io con una macchinetta così, cioè non è che posso fare un reportage o comunque una foto che va in in un cartellone pubblicitario fatta col telefono, cioè la qualità non rende, non posso, lavorativamente parlando, non... Quindi la gente commenta sotto dicendo che è facile fare le foto con una macchinetta che costa tanto, Esatto, però non pensa che è la persona che dopo ci lavora esatto, loro non pensano che, cioè loro pensano che faccia tutta la macchinetta, però non è niente vero che se io ti do la macchinetta in mano e non ci capisce e niente. ti dico mettimi questo oggetto qua più sfocato con lo sfondo messo a fuoco, Mhm. oppure il contrario, la gente non sa farlo, capito? Invece il telefono lo fa automaticamente, basta che schiacci il background oppure il soggetto che hai davanti, Mhm. metti la modalità ritratto, questo è tutto automatico, però ora hai anche la possibilità di cambiare i settaggi qua e so farlo, però la qualità non è paragonabile la qualità di una macchinetta fotografica a quella di un telefono. Wow. Però al giorno d'oggi tanto di cappello a tecnologia perché puoi fare davvero delle foto e dei video allucinanti con uno smartphone. Eh sì, eh. Vediamo una cosa. Hai l'amorosa? No? No, sono un pesce libero. Sei un pesce libero in Sì, tutti i sì, sì, sensi. sì, 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 in tutti i sensi. Però ovvio che mi piace qualcuno, cerco di sempre tenere buoni rapporti con tutti e con Mhm. tutte, però a livello situazione sentimentale sono in mezzo a una strada. Ma perché cioè, è difficile trovare quella persona giusta che si fidi anche nel momento in cui io fotografo tutte le ragazze del mondo. Cioè, molte ragazze con cui sono uscito, ho frequentato, si sono sempre sentite inferiori a quelle persone che fotografo. Parlo di ragazze molto molto belle Mhm. a livello di foto, ma se, cioè, puoi essere quanto bella vuoi, ma se hai un carattere di merda io non ci sto con te, capito? Al massimo posso dargli la botta e poi basta, ma perché, ma perché mi ispira, capito? Però io parlo sempre a livello di sentimenti, cioè se non provo nulla e se non mi stai a genio caratterialmente non voglio stare con te, capito? Quindi ti è capitato di Di avere qualche tipa... botte via, Sì, insomma. sì, sì, ovvio, tutti abbiamo avuto qualche... Dai, qualche tipa da botteria l'abbiamo avuta tutti, no? Però sono uno che si affeziona molto facilmente alle persone e soprattutto se una ragazza mi dà tanto, io do altrettanto. Se una ragazza mi prende per il culo, io la prendo per il culo, capito? Cioè, lo capisci se una vuole starci con te perché gli piace, perché gli interessa, eccetera, eccetera, e se una magari lo fa solo perché
il fotografo di TikTok ad esempio, capito? Mhm. O può avere tutti i shooting gratis che vuole. Quindi ci sono le ragazze con cui ho avuto a che fare che magari solo a livello di immagine stavano con me e alcune dove mi amavano veramente per quello che ero, anche prima dei social, capito? Però ultimamente ho riscontrato negatività su questo punto di vista, perché quando inizi ad avere una certa fama, hai un certo tipo di ragazzi che ti circondano, ragazzi che ti scrivono, ragazzi che ti direbbero ok, te la do in cambio di foto, robe così, capito? Quindi c'è sempre qualcuno che cerca di rovinare quella specie di parte dove si vogliono creare dei sentimenti, no? Mhm. E ovviamente io sono sempre stato professionale su tutto, eccetera, però preferisco stare con una persona che mi ami per quello che sono, che dica, cazzo, tu stai spaccando e ti voglio come ragazzo perché sei tu, non perché sei Michael Bura e fotografi tutti influencer, capito? Wow, Sai wow. perché sei Michael, non perché sono Michael Bura e content creator, A eccetera. proposito, come ti senti quando senti dire quello è il ragazzo, il fotografo Quello di che fa, TikTok? Sì. ok? E questo è una cosa che ho sempre voluto che mi accadesse. Da quando sono piccolo vedevo tipo la gente famosa, quelli là, dicevo, anch'io un giorno voglio che mi incontrino per strada e mi dicano tu sei quel tipo di persona che ha fatto questo. Mhm. Ed è successo da qualche anno che mi fermano per strada e mi chiedono le foto dicendomi tu sei quello che fa le foto su Instagram, tu sei quello che fa le foto su TikTok, tu sei quello che fa le pose su TikTok, capito? Anche quando vado in discoteca, quando vado nei ristoranti, c'è sempre qualcuno che incontro, che mi conosce a livello di social e questo mi rende felice, quindi vuol dire che piaccio perché mi seguono tutti, mi fanno Mhm. sempre vedere guarda ti seguo su TikTok, mi esci sempre, quindi ho creato quella fidelizzazione con i miei follower che mi fa star bene, capito? Quindi io ogni momento in cui sono con i miei fan lo pubblico su Instagram e ci dedico anche la storia in evidenza con scritto fandom, dove questa qua è la parte dedicata a tutti voi che mi seguite. E quando sei in giro come ti senti? Con gli occhi puntati addosso, quello sì, ma perché secondo me sia per il fatto di essere nero Mhm. e sia per il fatto di essere un TikToker comunque conosciuto a livello di quello che faccio. Ogni volta che vado in giro c'è sempre qualcuno che mi guarda in modo particolare perché magari mi ha riconosciuto oppure magari perché non si fida per il fatto che sia di colore, capito? Non so, anche tipo quando vado in tram, robe così, però secondo me dipende anche molto da come sei vestito, da come sei preso esteticamente, cioè io vado in giro con orologio, braccialetti, collane, cioè sono pieno di accessori, no? Il primo impatto diresti, cazzo che stile, magari quello lì ha fatto qualcosa di, Mhm. magari, cioè all'occhio subito pensi, ok, magari lo conosco, magari è famoso, robe così, e a volte invece mi sento osservato per un altro punto di vista ed è quello del razzismo, secondo me. Soprattutto la parte degli anziani, quelli là che ti guardano un po' così, però appena sentono che parlo italiano bene, Cambiano idea. sì, secondo me sì, non ho avuto cioè l'ho provato sulla mia pelle, sì, quello sì. Wow, wow. Vediamo un attimo. Allora, ormai siamo alla fine dell'intervista. Come ti vedi fra, non so, 5 anni? Non so, 10 anni? Diciamo 10 anni, Sì, 10 anni, dai. diciamo 10, non lo so, nel senso io spererei che mi accadesse qualcosa di grande, cioè io sto aspettando, cioè con tutto quello che sto facendo, che mi sto facendo veramente il mazzo, io Mhm. giorno e notte sto a modificare foto, video, contatto gente, sto a contatto con tutte le persone, cerco di non litigare con nessuno, proprio anche lavorativamente parlando, Mhm. quindi tenendo sempre rapporti professionali, eccetera. Io sto aspettando qualcosa che mi dica, cioè, fino a qua tu sei a posto per il resto della tua vita. Cioè, nel senso, sto aspettando qualcosa che dica, sei arrivato qui e basta. Basta. Da Cioè, ti ora in sei fatto poi... un mazzo e questo è il tuo premio, tra virgolette, no? È come se, ad esempio, ti faccio un esempio banalissimo, mi scrivesse, che ne so, Sony, mi dice, guarda, ti do un contratto con Sony, mi fai foto e video con la nostra attrezzatura, te la diamo gratuitamente, ti paghiamo mensilmente. Poi di là, tu basta che fai vedere l'attrezzatura che usi, li butti sui tuoi social, eccetera,
quindi divento ambassador di Sony. Mhm. Lì è un grande traguardo, capito? Sony Italia, Sony America, quello che è. Dico, cazzo, cioè sono arrivato a uno step veramente altissimo. Stessa cosa vale per il cinema, però lì è una storia un po' diversa. Cioè, io sogno di lavorare nel mondo del cinema sia come attore che come regista. Regista. Però diciamo che non è che non posso fare nulla e aspettare che arrivi la mano dal cielo e mi dica vieni qua, capito? Sto cercando di trasportarmi un po' ovunque per vedere cosa succede. Wow, Quindi nice non one. saprei dirti dove mi vedo, però sto aspettando quella cosa che mi dica, cioè un premio, tra virgolette, no? Un premio enorme. Questo. Wow, speriamo allora, dai. Speriamo bene. Wow, dai, noi ti ringraziamo per le chiacchiere. Grazie. È Ora davvero aspetta. un piacere averti qua. E se volete seguire su Instagram, TikTok, sapete già come no, ci sarà il nome tutto sotto. E il mio nome è sempre lo stesso, Tony Vibes. Tifo Tony e vivo Vibes. Grazie a tutti e Ciao, ciao. raga.